Il letto su cui la prostituta di Manet si adagia è una sorta di arazzo di lino biancastro, scintillante di complicati festoni. Tanto il ritratto di Olympia è severo e più reale dei nudi tradizionali a cui fa il verso, quanto il suo letto è una parodia dei letti lussuriosi su cui Tiziano e Velázquez esibivano le loro Veneri. I colori potenti e le forme arrotondate della camera da letto di Van Gogh nella Casa Gialla, la mancata comunità artistica che l'artista voleva fondare ad Arles, hanno il loro centro emozionale nel letto. Si tratta del giaciglio di una asceta, di un solitario, di un sognatore estasiato dalle visioni dell'ideale. Questo letto vuoto contiene l'anima tormentata dell'artista. A memoria d'uomo, il primo artista che espose il suo letto come opera d'arte fu Robert Rauschenberg. Si tratta di un lavoro molto personale, una reliquia del suo rapporto sessuale con Tombly, che ha scarabocchiato sul cuscino, e Jasper Johns. E tuttavia è anche un dipinto che, appeso verticalmente, diventa l'equivalente di una tela, un letto espressionista astratto. L'opera di Emin, venduta per 2,5 milioni di sterline, è poetica e suggestiva. Cosa c'è di più intimo dell'andare a letto? Trasformando il suo letto in arte, senza dipingerlo o appenderlo al muro, come ha fatto Rauschenberg, Emin ha creato un ready-made. Tuttavia quest'opera richiama anche i letti di Van Gogh e Aubrey Beardsley e parla di amore, sesso, sogni e morte. È un'opera d'arte profondamente umana. Sebbene dal punto di vista tecnico somigli più a un divano, non c'è nessun'altra opera d'arte che utilizzi un arredo così simile a un letto come il grande materasso coperto di rosso steso su elefanti dorati che riempie il capolavoro decadente di Delacroix. Questo grande triclinio ricorda la zattera della Medusa in cui Géricault mostra un gruppo di sopravvissuti al naufragio. Delacroix trasforma la zattera in un letto e la scena di terrore in una sensuale sofferenza. In questo pezzo d'arte erotica di Rembrandt, meravigliosamente senza pretese, non vengono mostrati ninfe o satiri, ma una vera coppia olandese, forse l'artista e la sua amante Henrike Stoffel, mentre fanno l'amore nel loro confortevole letto. Si avverte la tranquillità della stanza e la serenità della coppia mentre si avvolge in un abbraccio. Molto prima che Tracey Emin creasse il suo monumento alla vita bohemienne, Beardsley cedette ai sogni decadenti in questo suo autoritratto in cui svanisce quasi del tutto nel letto riccamente ornato, sopra il quale un'iscrizione in francese recita «Per gli dèi non tutti i mostri sono in Africa». L'autore identifica l'arte con la sensualità, la sessualità e l'inconscio, in altre parole con lo stare a letto. In quest'opera terrificante e straziante, Munch ritrae una bambina morente nel suo insalubre lettino, emaciata e debole. Questo quadro ci ricorda che il letto è anche il luogo dell'eterno riposo. Questo quadro è una meravigliosa rappresentazione di una camera rinascimentale. Nella stanza di Orsola ci sono dei fiori, un libro delle ore e un sontuoso letto rosso, nel quale la donna non sogna l'amore, ma Dio. Nel sonno fa esperienza di una visione che la porterà a diventare una martire. Il letto quindi può essere anche un luogo pericoloso. Prima della battaglia decisiva, l'imperatore Costantino fa un sogno profetico. La sua branda sembra comoda e finemente decorata. Sopra di essa Piero dipinge il telone della tenda in modo che richiami il mondo dei sogni, che volteggia sull'uomo che dorme nel suo letto profetico. Se il video ti è piaciuto lasciami un like qui sotto, condividilo con i tuoi amici e scrivi anche un commento con un apprezzamento, una critica, ma anche un suggerimento dei temi o argomenti da trattare nei prossimi video. Ciao!